Carissimi amici, di nuovo bentornati nella mia cucina. Oggi, come l'hai visto dall'anticipazione, farò i cantucci toscani. Io mi baserò sulla ricetta più classica, anche perché molti di voi lo sapranno già, dei cantucci toscani ci sono diverse versioni. Io utilizzerò veramente quella più classica, quella più friabile e più croccante, come hai visto dall'inizio, e con le mandorle come al solito. Quindi noi ci vediamo adesso gli ingredienti, la ricetta, come al solito, qualche piccola consiglia, e poi l'assaggio l'avete già visto. Se seguite questa ricetta troverete un biscotto bello croccante e veramente delizioso. E allora io vi auguro buona visione, ci vedremo al prossimo video e vi auguro una buonissima giornata. Un bacione! Per fare i nostri cantuccini di Prato o i cantuccini toscani abbiamo bisogno di 280 g di farina 00, della scorza di un limone, della scorza di un'arancia, un pizzico di sale, 2 uova, 130 g di mandorle non pelate, 150 g di zucchero, l'ammoniaca per dolci o se non ce l'avete il lievito per dolci quello classico e poi un cucchiaino di estratto di vaniglia. Allora all'interno della bowl andiamo a mettere intanto le uova, lo zucchero, le bucce grattugiate del limone e dell'arancio, il sale e poi il nostro estratto di vaniglia e andiamo a mescolare con una frusta. E andiamo ad aggiungere l'ammoniaca per dolci o se non ce l'avete mettete chiaramente il classico lievito per dolci. Allora, avete visto che io sto usando l'ammoniaca per dolci e giustamente qualcuno potrà dire com'è che non sta utilizzando invece il classico lievito? Allora, la differenza tra questo e il lievito classico che si usa per le torte, per le crostate, per qualsiasi altra cosa è che l'ammoniaca per dolci rende molto più croccante e friabile il biscotto e in più lo fa durare molto di più, cioè gli prolunga la scadenza. C'è da dire però questo, quando tirerete fuori in questo caso l'impasto già cotto per i cantucci sentirete un forte odore di ammoniaca. Io quando l'ho usato per la prima volta, che è stato più di 3 anni fa, mi ero spaventato. Poi una mia amica che fa la pasticcera mi ha detto no, è del tutto normale, una volta però raffreddati quell'odore sparisce, quindi sappiatelo fin da ora. Però ripeto, non è un difetto, ma è solo una caratteristica del lievito che voi state utilizzando. E poi la farina, setacciandola, e ora mescoliamo il tutto. Quando avrà raggiunto questa consistenza, adesso andiamo ad aggiungere anche le mandorle. Nel qual caso il composto dovesse risultare troppo appiccicoso, mettete un altro pochino di farina. Allora abbiamo raggiunto l'impasto giusto e andiamo a creare adesso i filoncini per fare i cantucci. Allora, aiutandoci con tagliapasta dividiamo esattamente in due il nostro impasto e per ogni parte facciamo un piccolo filoncino. Infarinatevi un pochettino le mani . Allora il filoncino dovrà essere abbombato sotto e piatto sopra, in modo tale da dare quella forma famosa dei cantuccini. Ecco qua, siamo pronti. Adesso li andiamo a infornare a 180 gradi per 15 minuti circa. Ecco i nostri due filoncini che si sono cotti. Adesso aspettiamo qualche minuto perché si intiepidiscono e poi li andiamo a tagliare. Allora, mentre ancora sono tiepidi, li andremo ad affettare e faremo di circa, ecco, questa grandezza, diciamo quasi 1 centimetro. Perché in questo momento quando sono ancora tiepidi? Perché poi se dovessero essere invece completamente cotti si induriscono e poi si spaccano, invece così rimangono interi.
volta cotti, adesso li andiamo un po' a mettere sulla teglia in questa maniera, in modo da farli asciugare anche dentro. E ora di nuovo in forno 4 minuti, così sul lato, poi li ritirate fuori, li girate dall'altra parte altri 4 minuti. Ecco qua, i nostri cantucci sono pronti e adesso dobbiamo soltanto farli raffreddare.